Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la prima parte di aprile 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche generali grazie. Abbiamo la luna, cari amici dei pesci. Quindi si parla di un periodo, probabilmente per qualcuno anche un po' di nostalgia, un periodo un po' malinconico. Con la luna c'è una sorta di riferimento al passato, potrebbero anche essere delle situazioni o magari delle paure che ritornano a galla e sono parte del passato, diciamo. Potrebbero anche essere dinamiche, eh. Comunque diciamo che la luna fa riferimento a tutto quello che è la parte subconscia, se vogliamo. Andiamo a vedere gli oracoli, che cosa ci dicono, per piacere, grazie. Sono tanti, ma li prendiamo. Allora, potere superiore tra due mondi e caos e contrasto. Wow! Potere superiore, sento che qui con la carta della luna fa riferimento a quello che è il connettersi con il proprio subconscio, con il proprio inconscio, col proprio potere superiore, con la capacità di cioè è come se voi sapeste in realtà certe cose, okay, dovete solo guardarvi dentro, dovete solo, diciamo così, scavare dentro il vostro inconscio, dentro il vostro subconscio meglio detto. Poi abbiamo la carta dei 2 mondi. Tra 2 mondi mi fa capire che comunque siete, diciamo, in una fase di passaggio, okay, vedete che nella prima parte c'è, diciamo così, i colori sono grigi, nella seconda parte invece, ci sono tanti colori, quindi è un po' come se steste passando da quello che è un mondo grigio, da quello che è un momento anche, se vogliamo, grigio, a quello che potrebbe essere una fase di trasformazione e quindi dove voi andrete a stare meglio. Abbiamo poi anche caos e contrasto e qui mi fa capire che c'è bisogno di fare un pochettino di ordine. Vi faccio notare che questa carta è un numero 3 e questa carta è un numero 33, quindi, magari per qualcuno quella la prima è il numero 4, quindi magari per qualcuno questa carta ha un significato particolare, ha un come dire, una valenza particolare. Caos e contrasto stavo dicendo che, alle volte non tutto sembra com'è, okay, e alle volte, per riuscire a capire perché su questa terra si impara un po', diciamo per legge di dualità, no, impariamo quello che ci piace scoprendo, facendo l'esperienza di quello che non ci piace, okay? Quindi potrebbe anche far riferimento proprio a questo, al fatto che per contrasto, si capisce appunto quello che sia idoneo a voi, diciamo così, okay. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa dicono per voi. Okay, allora abbiamo un 9 di, bastoni, un 4 di spade al contrario, la regina di spade al contrario, un 5 di spade, quindi per un 10 di pentacoli. Allora, per qualcuno qui si parte da quello che è una situazione di autodifesa, di barriere, probabilmente qualcuno qui ha ricevuto un duro colpo e sta cercando di difendersi, sta cercando di riprendersi. Il 4 di spade mi dà da pensare che non vi stiate prendendo il giusto momento per curare, quello che è tutto il lato emotivo, se vogliamo, perché anche la regina di coppe è girata al contrario, quindi sento che un reale, come vi posso dire,
ascolto piuttosto che elaborazione di quelle che sono le vostre sensazioni e le vostre emozioni in questo momento non c'è, ed è per quello che abbiamo qui il 5 di bastoni, che mi parla comunque di quello che è un conflitto interiore, mi parla di quello che sono probabilmente anche, potrebbero essere dei, conflitti esterni, quindi magari con qualcuno che è intorno a voi. Il 10 di denari parla comunque di quello che è un gruppo, potrebbe essere un gruppo familiare come un gruppo di lavoro. Ehm, Normalmente è una bella carta, nel senso che fa riferimento a un qualche tipo di aiuto che arriva. Abbiamo poi il 3 di bastoni che parla della volontà di spostarsi, di fare un viaggio, e abbiamo anche infine il 5 di coppe che parla comunque di quello che è una perdita. Magari qualcuno ha perso un'opportunità di spostarsi, magari qualcuno, avendo anche la carta della luna, può essere che qualcuno stia ancora pensando a un qualche tipo di situazione del passato che c'è stata e che magari non è andata come si voleva, ok? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 9 di bastoni. Abbiamo un asso di bastoni al contrario, vediamo che altro, perché con l'asso di bastoni al contrario sento che non si sta facendo un reale movimento, un reale passo avanti. In effetti ci si sta ancora attaccando a qualche cosa del passato, a qualcosa che è successo. Sento che il 9 di bastoni fa riferimento proprio a un duro colpo, a quello che a una sofferenza, a un problema, un tradimento, a una sconfitta che si è vissuti e che non si riesce in qualche modo a lasciarsi alle spalle. Si sta creando, come dire, tutta una struttura, ci si sta attaccando a tutto quello che è stato quel tipo di situazione lì, che non è detto poi che si debba ripresentare comunque nella vostra vita, okay, però per adesso siete in questa fase di autodifesa, se vogliamo. Andiamo a vedere il 4 di spade per piacere, grazie. Okay, allora abbiamo un 10 di coppe, un asso di coppe al contrario e la carta del 6 di spade. Quindi probabilmente c'è la necessità qui di allontanarsi da un certo gruppo, perché il 10 di coppe fa riferimento normalmente al gruppo familiare, ma se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, potrebbe semplicemente essere il gruppo lavorativo. Sento che qui qualche cosa non sta crescendo, o meglio non sta nascendo come voi avreste voluto, ed è per quello che ci sarebbe bisogno di allontanarsi, cosa che in questo momento non state facendo, okay, e non vi state neanche prendendo cura di voi stessi, sento. Andiamo a vedere la regina di coppe al contrario, abbiamo un altro 5 di bastoni, è già uscito qui, e un 7 di spade. Quindi ragazzi fate attenzione perché non siete in connessione con il vostro lato emotivo, avete tanti conflitti interiori, ma fondamentalmente vi state raccontando delle bugie. Okay? Per qualcun altro questa regina di, mhmm, coppe al contrario, potrebbe far riferimento a una persona alla quale voi state pensando, a una persona che vorreste magari in questo momento nella vostra vita, però, ripeto, ci sono conflitti interiori, ci sono cose o discussioni anche solo, okay, che comunque non sono fatte nell'onestà, perché abbiamo questo 7 di spade. Il 7 di spade parla proprio di furti, di bugie, parla di comportamenti poco chiari, parla di qualcuno che sta cercando di approfittare di qualcun altro, insomma. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo l'imperatore e un 2 di bastoni. Sì, è come se non vi sento molto nel passato ed è come se guardando, in avanti non vi sentiste stabili, non vi sentiste, sicuri, ecco, non vi sentiste, ehm, a vostro agio, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 10. Abbiamo la sacerdotessa per il 10 di pentacoli, vediamo che altro. 9 di coppe, scusate, 9 di denari al contrario e di nuovo il 3 di bastoni. Io credo che qui ci sia qualcuno, ricordate che qui avevamo la carta dei 2 mondi, c'è qualcuno che vuole fare un passaggio, che vuole fare una trasformazione, che o se ne vuole andare da un posto oppure vuole cambiare, oh scusate,
oppure che vuole cambiare le cose all'interno di una situazione o di una relazione. C'è un qualche tipo di cambio che si vuole, ma io credo che non si senta, diciamo così, abbastanza, perché abbiamo anche la sacerdotessa e la luna, tutte e 2 parlano di quello che è il lavoro interiore. Forse la luna fa riferimento un pochettino di più al subconscio, mentre, la sacerdotessa fa riferimento a quello che è l'inconscio, ed è come se non avete in questo momento la giusta intuizione per capire come diventare più indipendenti, autosufficienti, autonomi proprio. Per qualcuno fa riferimento al fatto che si vorrebbe magari aprire un'impresa per conto proprio e si è un po' lì che non si sa bene da che parte andare. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 8 di coppe al contrario, poi abbiamo un re di spade al contrario e poi abbiamo un re di bastoni al contrario. E probabilmente vi dovete allontanare da qualcuno, potrebbero essere 2 persone diverse questi 2 re, potrebbero essere 2 sfaccettature della stessa persona, okay, però è come se doveste allontanarvi in realtà. Può essere qualcuno che è all'interno della famiglia, perché comunque il riferimento della famiglia ce l'ho qui e ce l'ho anche qui con il 10 di coppe. È come se aveste bisogno di allontanarvi per trovare la vostra indipendenza, per riuscire a creare, a sviluppare quelli che sono i vostri progetti. Di nuovo qui vi dicono: se volete arrivare a questo progetto, questo viaggio, questo trasferimento, questo avanzamento, dovete comunque fare quello che in questo momento non state facendo, e cioè lasciarvi indietro quelle che sono le energie, che non vi servono. L'8 di coppe in realtà parla anche di quello che è un lavoro interiore, e di nuovo sia la luna che la sacerdotessa che l'8 di coppe parlano sempre di quello che è un lavoro interiore, e vi ricordo che lì avevate la carta del potere superiore. È un po' come se vi dicessero: guardati dentro, cerca di capire quello che è importante per te. Al di là di quello che è successo, perché io credo che le cose succedano e poi una volta che, diciamo così, si inciampa, la volta dopo si tende a guardare dove si mette i piedi, no, cioè è difficile che si faccia 2 volte lo stesso errore, 2 volte di fila perlomeno. Quindi è un po' quello secondo me, è un po' il capire qual è la vostra verità. Andiamo a vedere il 5 di coppe per piacere, grazie. 4 di bastoni, no, queste sono troppe. Ancora una carta per piacere, grazie. 4 di bastoni, la morte e la giustizia al contrario. Allora, per qualcuno fa riferimento a una casa. Può essere che si sia persa una casa, a livello fisico proprio, a livello di immobile, o un qualche tipo di stabilità, perché comunque abbiamo il 4 di bastoni e la morte, qualche tipo di unione, qualche tipo di compromesso, qualche tipo di contratto cambia. Può essere che finisca, visto che abbiamo la morte comunque, vi ricordo che anche qui avevate la carta dei 2 tra 2 mondi, quindi può essere che finisca un periodo, e ne inizi un altro, Quello che si vede è che avete la giustizia al contrario, quindi probabilmente le cose non finiscono in un modo. Datemi un'altra carta per la giustizia, per piacere, grazie. Abbiamo il matto. Può essere che le carte non scusate, che le cose non si sviluppino proprio secondo i vostri piani, però avendo la carta del matto, anche se le cose magari apparentemente sono ingiuste, le carte vi consigliano di avere fiducia fondamentalmente in quello che è il disegno divino, perché magari non, diciamo così, non prendono la piega che volevate voi, però state tranquilli che comunque, qualsiasi cosa succeda nella vostra vita è perché c'è un disegno superiore che va rispettato, quindi arriverà per legge di compensazione. Quando vi tolgono qualcosa arriva sempre qualche cosa di più grande, okay, è una legge dell'universo. Bene, andiamo a vedere, visto che nei commenti mi chiedono spesso, di parlare anche di quello che è la situazione economica, voglio andare a dare uno sguardo con i tarocchi di Osho e vedere se così riesco a dirvi qualche cosa su quello che è il vostro flusso
monetario di questo periodo. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto potete condividere, commentare o anche mettere un like. Allora, per i pesci, che consigli, che messaggi ci sono per i pesci? È caduta una carta, adesso la vado a recuperare. Ok. Allora, la prima carta che è caduta è, wow, la guida. Dunque, qui potrebbe fare riferimento al fatto che o avete bisogno di una guida o avete trovato una guida o semplicemente al fatto che voi siete una guida. Mm? Poi abbiamo, oltre alle illusioni, esaurimento, stress, quante carte che ci sono, nessuna cosa e un'avventura. Quindi, la guida è quello, diciamo, che fa iniziare questa parte. Quindi, in un certo senso, sento che è come se aveste trovato la giusta ispirazione. Vi ricordo che avete la carta del tra due mondi, quindi siete in una fase di trasformazione. Io qui sento che attraverso quello che è questa guida, che potrebbe essere la vostra guida interiore piuttosto che una guida magari esterna, un aiuto che arriva con il 10 di denari, riuscite ad andare oltre le illusioni. Quindi cercate di guardare oltre, cercate di capire che facendo così come state facendo, state esaurendo in un certo senso quello che sono le vostre energie, siete molto sotto stress ed è ora di lasciare andare lo stress e di vivere le cose come se fosse un'avventura. Ora, a livello monetario, non vedo grossi movimenti sinceramente. Ehm, Potrebbe essere che verso la fine del periodo arrivi non tanto una quantità di denaro, ma un'idea, che possa, diciamo così, smuovere quello che è la vostra situazione finanziaria, la vostra situazione monetaria. Fate attenzione perché c'è anche la carta dell'esaurimento che parla sì di esaurimento di energie proprio a livello fisico, ma anche di esaurimento, di energie materiali, di energie economiche. Quindi cercate un attimino di lasciare andare lo stress per quello che riguarda perché magari in questo momento avete più spese di quelle che potete sostenere, quindi, tutto si sostiene piano piano, giorno dopo giorno, prendetelo come un'avventura, prendete tutto come se fosse una cosa nuova. Ehm, Ripeto, l'universo ci mette davanti le situazioni che siamo in grado di sostenere, okay, quindi se anche magari vi trovate in un periodo non lo vedo un periodo di scarsità, però se per qualcuno risuonasse, visto che c'è anche questo 4 di pentacoli che un po' mi fa pensare a quella sorta di attaccamento, di avidità, probabilmente perché, appunto dovendo affrontare questo tipo di passaggio, questo tipo di trasformazione, avete bisogno di più risorse, quindi fate solo un attimino attenzione a come spendete le vostre risorse per evitare di esaurirle, Lasciate andare lo stress che tanto non serve. In nessuna cosa è la carta del Papa, quindi sento che qui qualcuno, come vi dicevo prima, avrà un'idea, avrà un qualche tipo di, presa di consapevolezza, mi verrebbe da dire, per cui si inizierà una nuova avventura. Se state cercando qualche nuovo input a livello lavorativo, arriverà, okay? Bene, ancora una carta da parte delle fatine per chiudere. Andiamo a vedere cosa vi dicono le fatine. Per gli amici dei pesci. Ok, una carta è caduta. La recupero. Allora, abbiamo purezza. Purezza d'animo, purezza di intenti, ok? Purezza del cuore mi verrebbe da dire. Nel senso che avete bisogno forse di ritrovare un po' di pulire un po', mi parlano di rabbia. Probabilmente avete tanta rabbia dentro, che vi portate dietro da molto tempo, perché ci son diversi riferimenti al passato, quindi sento che avete bisogno di ritrovare un pochettino la purezza e la pulizia, se vogliamo, del cuore, dell'amore. Poi abbiamo riconciliazione, wow, bella questa carta. Quindi probabilmente se qui avete avuto quella che era una discussione, il duro colpo di cui parlavamo all'inizio, può essere che ci sia una riconciliazione per qualcuno, ok? Mm, Stavo guardando se avevate... No. Ok,
Comunque riconciliazione. E poi l'ultima carta è leggerezza. Ecco, infatti, okay, la scimmietta sta bucando il palloncino, quindi cercate di essere leggeri, di non farvi condizionare da tutto questo stress. Lo stress è un po' il veleno dell'era moderna, se vogliamo, okay? Quindi cercate di prendere la vita con leggerezza. Potete uscire, potete provare a quello che è il fare una nuova avventura, semplicemente cambiare l'atteggiamento verso la vita e pensare che tutto quello che vi succede è comunque una nuova avventura. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.